La presunzione di raccontare il nostro presente non ce l'ho veramente, però non sapevo neanche che io ho letto inizialmente una sceneggiatura che si chiamava La Gioia ed era già abbastanza anche solida e dopo scopro che era tratto ispirato a una pista teatrale che a sua volta era ispirata ad un fatto di cronaca. Io sapevo molto poco di quel fatto di cronaca, innanzitutto. E quindi ho avuto un approccio con questo film non partendo in realtà dalla realtà, ma partendo da delle cose che c'erano tra le pieghe della scrittura che mi riguardavano in qualche modo ed era questo approvvigionamento, questa volontà quasi pionieristica di prendere anche solo un attimo di gioia da parte di una persona che apparentemente si muoveva nel mondo nel lato più lontano da quella meta, da quel traguardo. E mi piace questa cosa. E c'era qualcosa che avevo conosciuto forse più in passato, che è la fuga davanti ai sentimenti. Cioè, arriva un sentimento forte, puro, dell'amore, boh, chiamiamolo amore, e improvvisamente qualcuno ti guarda, ti scava dentro e ti costringe in qualche modo anche a guardarti dentro per riconoscere la purezza di quella vibrazione. Ebbene, a volte è successo anche a me, ma capita di scappare da questa cosa qui, cioè di avere quasi sviluppato, non so quando, però un anticorpo al sentimento, la fuga rispetto a questo processo che potrebbe invece farti fiorire, metterti in una condizione anche di elevazione. Queste due cose mi hanno agganciato subito. Poi scopro che c'era un fatto di cronaca e anche questo sapere che c'era anche lì un fatto di cronaca di cui io sapevo molto poco e che potevo prenderlo come attraverso il filtro della mia immaginazione, no? Perché meno sai, più puoi riempire attraverso altre cose. Ho detto, vabbè, insomma, è proprio la formula che piace a me e che sente che mi dà la motivazione per poter agire. Poi gli attori. Vedere Valeria misurarsi in un ruolo così, e smaterializzarsi, perdere la definizione anche del proprio essere Valeria Golino e assumere un'altra identità che, come dire, che la liberasse anche di tutta una serie di equipaggiamenti di cui le gode, che sono bellissimi come attrice, e quindi poter essere testimone, nonché regista di questa cosa, ero già sedotto. Io penso che poi alla fine, almeno quello che è successo qui, era stato innanzitutto molto facile perché il bello, no, è anche guardare, avere il gusto del guardare, quindi aspettare anche che non uscissero dalla comfort zone, ma che anzi mettessero fuori qualche cosa che gli apparteneva e si sentissero più che altro liberi di far emergere delle cose e cogliere quella opportunità. E allora io penso che Valeria, e parto da lei, si sentisse molto a suo agio invece nel poter finalmente avere anche una postura di disagio, cioè di poter anche finalmente mostrare il proprio disagio nei confronti della vita. E la stessa cosa Saul, cioè io immagino che sia un ragazzo molto empatico, però che mettesse fuori anche questa sua vanità, questo suo gusto nel farsi guardare, anche farsi guardare proprio per bellezza, anche puntare su quello, ce l'ha, c'era, è semplicemente qualcosa che tu cogli e che guardi. E anche Jasmine che invece, come dire, è fortemente etica come donna, arrivare alla definizione del vuoto, arrivare alla definizione di un personaggio utilitaristico che invece deve riempirsi attraverso il fiddler piuttosto che... Insomma, secondo me, più che metterli in una zona di non comfort, cioè in una zona non confortevole, e vedere come loro possono mettere fuori delle cose che in realtà hanno, come tutti quanti noi le abbiamo, e sentirsi autorizzati a farlo. Lavorando di immaginazione è inevitabile che l'immaginazione prenda anche forma, evidentemente, no? Che prenda anche una forma che non sia aderentistica, che non sia realistica, ma per me lo è. Perché se segue un flusso, se noi seguiamo un flusso di racconto e questo flusso ci porta a un certo punto a dare, non lo so, l'immagine di questa tenda che sta volando
il gonfiore, che ne so, di una donna incinta, che è una cosa che esiste e non esiste, però esiste perché all'interno di quel punto di vista comunque è organico. Io non vedo più la surrealtà di quella cosa, vedo un essere comunque dentro. Allora, se mi aiuta a definire un'emozione, se mi aiuta a definire a che punto emotivo sono i personaggi del racconto e anche la storia a che punto è, diciamo, nella porzione di tempo in cui tu lo stai vivendo, e allora io inglobo tutto. È una specie di bulimia da cinema, cioè, ho tutta la grammatica a disposizione e sono un po' bulimico in questo senso, per cui mi piace utilizzare quanto più posso, credendo, forse sperando di riuscire a fare una sintesi poi che dia un corpus unico al fin finale. In realtà è proprio una coppia di fatto artistica, se ci pensi, perché l'ho diretta nel mio primo film, poi siamo stati registi insieme sulla sua serie, per cui siamo stati proprio, abbiamo lavorato insieme entrambi dietro la macchina da presa e ora ritorniamo io che guardo lei. Infatti, secondo me sarebbe bello capire come guarda lei me. A questo punto manca questo per finire il gioco dei quattro. Io ho detto, qualche giorno fa, le ho detto, io penso che vorrò fare tutti i miei film con te, ma anche non, cioè, che in qualche modo la tua presenza è bello che ci fosse, perché Valeria conosce l'arte della maieutica e per me questo è molto buono perché quando hai una persona che fa emergere il meglio di te, te la vuoi tenere stretta, è una specie di, come dire, una formula magica per cui io so che la sua presenza fa emergere qualcosa di positivo in me.